Noi chitarristi siamo sempre alla ricerca di qualcosa, un pedale da provare, una chitarra da aggiungere alla nostra collezione, il settaggio perfetto della nostra strumentazione. In questo video vi mostro un mio pedale che ho acquistato qualche tempo fa e che secondo me non può mancare nelle pedalboard. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Negli ultimi mesi mi sono imbattuto in una categoria di pedali che non avevo mai considerato prima, i famosi Dual Overdrive. Si tratta di pedali dotati di due canali indipendenti, ad esempio due overdrive oppure un overdrive e un distorsore. Sebbene ce ne siano molti sul mercato, uno in particolare ha attirato la mia attenzione, soprattutto per la sua estetica, che devo dire mi ha colpito subito. È il famoso Duellist. Dopo averlo studiato a fondo in questi mesi, in questo video vi mostrerò tutti i segreti di questo bellissimo pedale, quindi vi invito a guardare il video fino alla fine. Anzi, prima di proseguire facciamo così, mettete pausa al video e scrivetemi sotto qui nei commenti se conoscevate già questo pedale o è una novità anche per voi. Poiché l'originale era introvabile e soprattutto costa una fortuna, ho deciso di tentare la strada del clone. Esistono diverse copie di questo pedale in giro, ma credo di aver trovato quella giusta. Infatti, dopo aver cercato, ho acquistato questo modello che, da quello che ho potuto ascoltare, suona esageratamente bene, proprio come l'originale. Il Duellist offre sonorità adatte sia a suoni solisti che a parti ritmiche ed è un pedale veramente molto versatile. In realtà questo pedale va oltre il classico stile dell'overdrive, arrivando infatti a territori sonori più efficaci e persino a stili distortion e rat, e lo fa mantenendo una sua identità sonora ben precisa. Adesso andiamo ad ascoltare un po' tutti i suoni che possiamo ottenere da questo bellissimo pedale. Sto utilizzando questa Stratocaster della Ares Music, chi segue il canale conosce già questo strumento. Vi dico che c'è ancora forse la promozione attiva e che permette di ottenere questi strumenti a prezzi ribassati, quindi attraverso il link qui in descrizione vi invito a visionare se c'è ancora questa promozione, perché vi portate a casa uno strumento meraviglioso a dei costi molto contenuti. Il segnale va nei miei pedali, ma in questo caso teniamo acceso solo il Duellist. Poi utilizzerò del GT1000 della Boss, l'ampli, un Fender Deluxe con gain al minimo e un cab per poi andare nel Cubase per i suoni d'ambiente. Come è costituito il pedale? Sulla parte destra abbiamo un canale, il canale Drive A, chiamato anche Stringer Singer, che si rifà un po' allo stile del Tube Screamer TS808, ma chiaramente con alcune caratteristiche riviste, quindi molto più corposo e più trasparente. Mentre il canale B, chiamato anche Heavy End, si basa sul suono di un Marshall Blues Breaker. Ogni canale ha il suo volume e un equalizzatore post-clipping. Inoltre, per ogni canale possiamo scegliere tra 3 modalità di equalizzazione. Modalità FAT, con un suono un po' più grosso, più corposo, una modalità standard e una modalità glass, che rende il suono un po' più, appunto, vetroso, un po' più tagliente. A me piace molto questa modalità, ma anche il FAT è molto bello. Il suono dell'amplificatore è questo. Accendo il pedale. Come possiamo ascoltare, già subentra il carattere di questo pedale, molto bello. Il suono assume un carattere più interessante.
Mi piace che il suono, pur essendo abbastanza saturo, rimane sempre ben definito. Proviamo la modalità FAT. Accendiamo l'altro canale. Ho visto che alcuni utilizzano sul canale A, ad esempio, il Glass e sul canale B il FAT. Accendiamo entrambi i canali. Invertiamo, quindi FAT sul drive A e Glass sul drive B. Proviamo a creare qualcosa di più saturo. Ma il vero segreto nascosto di questo pedale è la possibilità di utilizzare caratteristiche aggiuntive attraverso degli switch posizionati lateralmente al pedale che nelle versioni precedenti erano all'interno del pedale. Tra le 8 opzioni disponibili abbiamo, per prima cosa, la scelta tra modalità vintage o modalità SRV, quindi Steve Ray Vaughan. Nella modalità vintage abbiamo un overdrive classico, più aperto, più trasparente, mentre nella modalità SRV abbiamo più headroom e un attacco maggiore, per dei suoni più corposi e direi anche cremosi. Sempre attraverso gli switch laterali abbiamo altre opzioni per variare il nostro suono. Una cosa molto bella è questa possibilità di utilizzare la funzione Amp-Like, che in pratica simula la risposta di un amplificatore valvolare. Quindi abbiamo tra le nostre mani un suono più reattivo, più simile a quello che
la reazione di un amplificatore valvolare. Oppure possiamo utilizzare la modalità Classic, che rende la risposta più simile a quella di un classico pedale. Un'altra funzione molto interessante è quella che agisce sul clipping simmetrico o asimmetrico. La funzione simmetrica è quella un po' standard di molti pedali classici in stile Tube Screamer, quindi abbiamo un suono compatto, controllato e fluido. Le onde sonore in pratica vengono tagliate in modo uguale sopra e sotto il clipping. In questo modo possiamo suonare delle parti soliste con più sustain e una distorsione più uniforme e cremosa, perfetta per note lunghe e sature. Mentre con la funzione asimmetrico abbiamo un suono più grezzo, però più dinamico. Infatti questa funzione taglia il segnale in modo diverso sopra e sotto il clipping, quindi imitando un po' il comportamento naturale delle valvole degli amplificatori. Infatti ha un contenuto armonico più complesso, pari appunto a quello di un amplificatore che satura. E il pedale risponde maggiormente al tocco e al volume della chitarra. Perfetto quindi per suonare ad esempio un blues o per chi vuole un suono meno da pedale e più da amplificatore. Trovando informazioni in rete ho letto che molti utenti preferiscono impostare il lato A sull'opzione simmetrico per i soli e il lato B sulla funzione asimmetrico per avere un crunch più aperto e più dinamico da usare come base ritmica. E le caratteristiche di questo pedale non finiscono qua, infatti abbiamo la possibilità anche di scegliere l'ordine dei due canali, quindi possiamo far andare il segnale prima nel canale A e poi nel canale B o viceversa attraverso questo switch sempre sulla zona laterale del pedale. Ultima caratteristica ma non meno importante di questo bellissimo pedale è la possibilità di utilizzarlo anche in modalità split, quindi o utilizziamo il pedale normalmente, quindi con questa funzione dual, oppure possiamo attraverso un cavo TRS splittare il segnale, quindi avere esattamente due segnali separati che all'interno della nostra pedalboard possiamo posizionare dove vogliamo all'interno della catena del segnale. Quindi è esattamente come avere due pedali separati che noi scegliamo dove posizionarli. Bene, spero che questo bellissimo Duellist vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi un commento, fatemi sapere le vostre considerazioni sui suoni che avete ascoltato, se vi sono piaciuti o se preferite altri pedali di questo genere. Lasciate un commento qui sotto e soprattutto supportate il video attraverso i mi piace e la funzione hype. Io vi invito anche ad iscrivervi al canale se non siete ancora tra i miei iscritti e vi ricordo che sul mio canale trovate centinaia di backing tracks per divertirvi con la vostra chitarra, ma anche recensioni e tanto altro. Se vi piace quello che faccio e volete sostenere attivamente il mio canale, dandomi la possibilità di continuare a realizzare nuovi contenuti, potete farlo attraverso l'abbonamento mensile qui su YouTube o attraverso la mia pagina Patreon, dove trovate ulteriori contenuti dedicati ai miei abbonati. Io per ora vi saluto, vi auguro tanta buona musica e noi ci vediamo prossimamente con altre novità. Ciao!